Ah, ma siete già qui? Scusate. Bentornati a tutti quelli che hanno già seguito le scorse puntate e benvenuti a tutti i nuovi spettatori a cui consiglio vivacemente di guardare le scorse puntate. Ricordo di guardare anche gli altri video che pubblico sul canale, che non sono tutorial, ma sono creazioni divertenti che vi permetteranno di vedere cosa riuscirete a fare dopo questo tutorial e poi mi diverte molto farle. L'argomento di oggi è i titoli. Oggi vedremo tutto ciò che riguarda i titoli, come si creano, come si modificano, come si animano e come renderli accattivanti. D'ora in poi, alla fine di ogni video, farò vedere un nuovo effetto, audio o video, che vi potrà essere molto utile nelle vostre creazioni. Quindi rimanete incollati fino alla fine e partiamo subito. Come vedete oggi mi sono messo comodo. Questa sarà la mia dimora per questa puntata. Tra parentesi, questa serie di lezioni le sto registrando con OBS Studio. Anche per questo creerò una serie di video lezioni dove vedrete come si usa OBS Studio ed è veramente comodissimo e vi permette anche, se siete bravi nel dialogo, a poter registrare una puntata senza neanche editarla alla fine, quindi vi farà risparmiare molto tempo. Poi ovviamente questo non è il mio caso, quindi io dopo le passo sempre su Kdenlive, le sistemo, aggiungo effetti per poi creare la video lezione. Chiusa parentesi. Bene, torniamo a noi. Come vedete abbiamo sempre il nostro progetto degli animali che persiste. Qui avevamo già messo una serie di titoli, ma vediamo subito come fare a crearne uno nuovo. Quindi andiamo nel nostro solito bottoncino e facciamo crea clip titolatrice. In realtà è molto semplice, quindi andiamo a vederla subito. Come potete intuire, questa è l'anteprima, quindi questo è il formato che noi abbiamo scelto, in questo caso un 1080p, quindi 1920x1080. Qui su abbiamo una serie di bottoncini. Il primo, vediamolo subito, è lo strumento di selezione, quindi per selezionare le varie scritte o immagini che andremo a inserire. Il secondo, la T, per scrivere il testo, ed è quello selezionato di default. Poi abbiamo due strumenti per creare dei rettangoli o dei cerchi barra ovali, il pulsantino per andare a inserire immagini, poi dopo lo spaziatore abbiamo i due pulsantini per aprire o salvare. Noi potremmo fare un titolo, salvarlo come nostro modello e richiamarlo da qui, sono file.kdenlive. E anche qui la nostra mitica freccetta che ci permette di scaricare dei modelli già fatti dalla community che possiamo trovare anche nel KDE Store. Quindi come al solito installa e già ce l'avremo come modello. Guardiamo che la T sia selezionata, clicchiamo nel punto dello schermo dove vogliamo inserire il testo e clicchiamo semplicemente, compare il nostro testo. A questo punto possiamo andare a scrivere quello che vogliamo. Se clicchiamo al di fuori del testo viene automaticamente deselezionato e subentra lo strumento di selezione. Con lo strumento di selezione possiamo prendere il nostro testo e spostarlo dove ci pare. Di default abbiamo lo sfondo quadrettato. Questo si può anche modificare, le impostazioni sono queste qua sotto. Abbiamo la possibilità di mettere nero o bianco, oppure, cosa più utile secondo me, mostra lo sfondo. A questo punto ci farà vedere il punto del video dove è posizionato il cursore. Se non siete posizionati nel punto giusto, allora fate semplicemente annulla, andate a posizionarvi. In questo caso io mi posiziono sulla cartella titoli perché voglio che sia creato dentro quella cartella e rifaccio crea clip titolatrice. A questo punto vado a creare il mio testo. Possiamo spostarlo, oltre che col mouse, anche da queste due finestrelle qui sopra. Abbiamo l'asse delle X e l'asse delle Y. Freccia su, freccia giù o cliccando su quelle freccette possiamo andare a fare la regolazione fine. Più X e più Y semplicemente cosa vuol dire? Ha un punto di partenza differente. Quindi più X avrà lo 0 sul lato di sinistra e meno X avrà lo 0 sul lato di destra. Stessa cosa per Y. Il riquadro di riferimento è questo qui, non è la scritta in sé per sé. Quindi riposizioniamo il nostro bel ciao dove deve stare, sempre in basso di fianco alla modifica del nostro sfondo del riquadro abbiamo anche la dimensione, se abbiamo bisogno di più zoom per sistemare meglio il nostro testo, e i due soliti pulsantini, uno per adattare tutto lo schermo al riquadro che abbiamo e uno che ci riporta la dimensione originale dell'immagine. C'è anche la possibilità di usare una griglia anziché un movimento libero come può essere questo. Puntando qui usa griglia, vedete che la scritta si muove in una griglia. Vi metto lo sfondo nero così
è più chiaro. Vedete tutti i puntini? Nel caso del bordo quadrettato ci spostiamo di un quadretto alla volta. Possiamo anche inserire una guida impostando quante intersezioni vogliamo per le X e per le Y e il colore delle intersezioni. Questo ci può fare molto comodo nel posizionamento. Da questa select invece puoi andare a scegliere i modelli già creati precedentemente o scaricati dallo store. Vediamone uno, facciamo aggiungi titolo ed ecco che verrà inserito il nostro titolo. Portiamolo sulla timeline. Per modificarlo, quando non è selezionata la clip, facciamo doppio clic e si aprirà la nostra finestra per fare l'editing del titolo. Facendo doppio clic su ogni singolo elemento possiamo andare a modificarlo a nostro piacimento. Ok, torniamo al nostro titolo originale. Sulla destra abbiamo tutto ciò che riguarda l'impostazione del testo corrente. Quando è selezionato potremo andare a impostare il font. A volte la finestra si apre, almeno a me, un po' chiusa qui. Come vedete abbiamo la scroll bar sotto, quindi va a nascondere queste funzioni e possiamo allargarla per fare in modo che si vedano. Come dicevamo abbiamo i font, qui ci saranno tutti i font installati sul vostro computer, potete anche installarne altri ovviamente, io ne ho messi su un po'. La grandezza del carattere, qui possiamo stabilire se lo vogliamo normale, in grassetto. Queste opzioni non ci sono per tutti i font, in questo caso per questo font c'è, per il basic che abbiamo visto prima però no. Per sottolinearlo, italic, il colore possiamo andare a sceglierlo da questa palette oppure fare il più e andare a sceglierci il colore che ci pare con la trasparenza che ci interessa e premere l'ok. Possiamo inserire caratteri Unicode, quindi caratteri speciali, emoji, cliccando questo bottoncino. Qui andremo ad inserire il nostro carattere, qui abbiamo l'anteprima, con la freccia giù e la freccia su ci possiamo spostare. Per cercare gli Unicode possiamo semplicemente scrivere Unicode su Google, troveremo molti siti con tabelle varie, ve ne faccio vedere uno di esempio. Qui abbiamo tutte le emoji, quindi andiamo ad inserirne una, per esempio la matita è il 270F, torniamo sul nostro Kdenlive, inseriamo 270F, come vedete compare la matita e facciamo l'ok. Eccoci qui la nostra matita. Possiamo andare a inserirlo anche separatamente, quindi selezioniamo ancora il nostro strumento testo, ci mettiamo qui, cancelliamo, andiamo a inserire per esempio l'aereo. Anche per questo possiamo selezionare il colore, facciamo l'aereo bianco. Oltre che il colore possiamo scegliere anche la sfumatura, quindi selezioniamo sfumatura. Da questo elenco abbiamo le nostre sfumature già preimpostate. Con la matita possiamo andare a personalizzarle. Queste sono le nostre due personalizzate, possiamo fare più, aggiungerne una nuova, la selezioniamo, andiamo a scegliere altri colori. Da queste slide ce la possiamo personalizzare a nostro piacimento, cambiare l'angolo. Ed ecco il nostro aereo con i colori sfumati. Poi abbiamo il contorno, quindi la casella per decidere lo spessore e il colore che deve avere. Vediamo subito l'esempio, eccoci il nostro contorno nero, verde, stessa cosa per il nostro testo, andiamo a impostargli un contorno anche al testo, eccolo qua, nero, bianco, e possiamo anche andare a impostare un'ombreggiatura, quindi abilitiamo ombra, qui possiamo scegliere il colore. Troviamo nero, questo è lo spostamento, ci va a discostare nell'asse delle X e questo per l'asse delle Y. In questo caso, avendo impostato il colore trasparente, si andrà a vedere l'ombra anche sotto. E qui andiamo a regolare la sfocatura. Come vedete si va a sfocare sempre più l'ombra. Andiamo a mettergliela anche nell'aereo. Eccolo, molto bellino, no? Considerate che una volta inserito la clip del titolo nella nostra timeline possiamo andare ad aggiungergli tutti gli effetti che vogliamo, come il trasforma per fare muovere per esempio l'aereo sul nostro schermo. Vediamo ora la tab sottostante dell'allineamento. Per farvela vedere andrò ad aggiungere una seconda riga, quindi con l'invio classico andiamo a capo, possiamo scrivere
ciao ciao. Abbiamo le tre iconcine classiche per allinearlo alla sinistra, al centro e alla destra rispetto al suo riquadro. Poi abbiamo la spaziatura del carattere, quindi andrà ad allontanare le singole lettere, e l'interlinea, quindi andrà ad avvicinare o ad allontanare le linee. Poi abbiamo l'effetto macchina da scrivere, quindi lo abilitiamo. Innanzitutto ve lo faccio vedere subito, quindi diamo aggiorna titolo, play, quindi facciamo doppio clic, selezioniamo il nostro ciao ciao. Con passo del fotogramma andiamo a rallentare o ad accelerare la scrittura, quindi mettiamo per esempio 20, aggiorniamo, rifacciamo play. Abbiamo anche la variazione e il seme che servono per dare una randomicità alla scrittura, quindi mettiamo per esempio 20, aggiorniamo, vediamo l'effetto. Qui i caratteri non sono più scritti ad intervalli precisi regolari. Possiamo anche decidere di fargli scrivere parola per parola oppure riga per riga. Proviamo parola per parola. Ha scritto prima ciao, poi la matita, poi l'altro ciao, oppure riga per riga. Abbiamo anche questa serie di strumenti che servono per centrare il testo, questa volta rispetto alla pagina, quindi selezioniamo questo testo, ovviamente facendo sempre riferimento al suo di riquadro, sinistra, centrato, destra, si appoggerà sempre a questo riquadro interno, sopra, centrato e sotto. In questa zona invece abbiamo la durata che è impostata di default a 5 secondi, ma quella, come abbiamo visto, facciamo in un attimo a modificarla anche dopo, l'ingrandimento e la rotazione. Andiamo a vederlo, va a ruotarlo sull'asse delle X. Mi sto muovendo con le freccette, sull'asse delle Y. Spostiamolo, e sull'asse Z. Quindi possiamo veramente posizionarla come e dove ci pare. Infine qua sopra abbiamo la gestione dei livelli, quindi quando noi abbiamo più elementi come per esempio l'aeroplano e la scritta, possiamo decidere quale sta sopra, quale sta sotto. Selezionando ogni oggetto abbiamo il suo livello di riferimento, quindi nel caso dell'aereo è 1, nel caso di ciao ciao è 0, quindi ovviamente l'aereo starà sopra ciao ciao. Possiamo modificare il livello da qui, cambiandolo o con le frecce o scrivendolo, oppure utilizzando questi tastini. Questo alza il livello, vedete che è passato a 2, questo lo abbassa, quindi in questo caso se lo abbassiamo ancora è passato sotto al nostro ciao. Oppure abbiamo il tasto per portarlo sopra a tutti, perché potremo avere anche 2, 3, 4 livelli in base al tipo di disegno che andremo a fare, o abbassarlo sotto a tutti gli altri. Ora vediamo di aggiungere anche delle forme geometriche, quindi ritorniamo qui su, prendiamo lo strumento rettangolo, tenendo premuto il mouse andiamo a tracciare il nostro rettangolo. Le proprietà come vedete cambiano, rimettiamo il nostro sfondo. Allora in questo caso abbiamo il colore e quindi questo va a colorare l'interno. Come per il testo possiamo andare ad aggiungere una sfumatura e il bordo, quindi da qui andiamo a sistemare lo spessore, come vedete si riduce o si allarga, e ovviamente il colore. Se non lo vogliamo mettiamo semplicemente 0. In questo caso si abilitano questi due input che ci permettono di impostare la dimensione del quadrato, quindi lo possiamo fare anche di 700 per 450. Possiamo andare ad abbassargli il livello ed ecco qui lo sfondo per il nostro testo. Stessa cosa possiamo fare per il cerchio o l'ellisse. Andiamo a disegnarlo e nulla cambia rispetto al rettangolo. Con Canch possiamo eliminare gli elementi che non ci interessano. Rimangono infine la tab sfondo. Qui abbiamo solo due impostazioni, cioè il colore e il livello alfa di trasparenza. Quindi se ci spostiamo, ora abbiamo impostato uno sfondo completamente nero. Andiamo a farlo rosso, semi trasparente, vedremo il nostro pappagallo in questo modo.
Vediamo ora l'animazione. Per vederlo andiamo a dargli una sistemata. Questo lo possiamo mettere qui davanti. Possiamo andare a disegnargli una riga. Andiamo a calare un po' lo zoom. Allora, l'animazione è molto semplice. Ci chiederà un punto di inizio e un punto di fine. Inizio viewpoint. Qui per un qualche motivo oscuro, non lo so, però funziona alla rovescio, quindi noi vogliamo che entri il nostro aereo e porti via il cartellone con scritto ciao ciao. Quindi l'inizio lo piazziamo di qua e la fine la piazziamo di qua. Se qualcuno sa come mai funziona alla rovescio, almeno per come la vedo io, me lo scriva sotto nei commenti, grazie. Andiamo ad aggiornare il titolo. Ed ecco il nostro bellissimo titolo animato. Ritorniamo nell'editor per vedere l'ultima tab, che è quella dei modelli. Qui possiamo salvarci tanti singoli modelli per poi poter caricare in un solo clic. Per esempio, selezioniamo il nostro ciao ciao, quindi qui abbiamo impostato il colore, l'ombreggiatura, l'interlinea, abbiamo sistemato vari parametri, facciamo più ed eccolo qua che compare. Qui possiamo andare a regolare la grandezza dell'anteprima. Adesso se andiamo a creare una nuova clip titolatrice, andiamo su modelli, facciamo doppio clic, eccoci qui il nostro modello prefatto e già impostato. Questa tab modelli ti va a salvare il singolo elemento della pagina, non è da confondere con quest'altro tipo di modello. Questo è il modello intero del titolo che possiamo andare a salvarci da qua. Quindi facciamo salva, ci chiederà il nome da dare, aereo. A questo punto, creando una nuova clip titolatrice, andando nei nostri modelli avremo aereo. Clicchiamo su aereo e abbiamo già tutto il nostro lavoro completo. Sui titoli possiamo inserirci tutti gli effetti che possiamo inserire in qualsiasi clip. Potete veramente sbizzarrirvi a creare qualsiasi cosa. Bene, per quanto riguarda i titoli abbiamo concluso. Come vi ho promesso ad inizio video, ora vi farò vedere l'effetto speciale del giorno, che in questo caso è Corners. Vediamolo subito. Andiamo a prendere una clip, ce la mettiamo da parte, così come al solito lavoriamo meglio. Prendiamo il nostro bel tigrone, andiamo negli effetti, cerchiamo corner e lo applicchiamo alla clip, trascinandolo sulla clip. L'effetto corner ci permette di giocare con i 4 angoli. Questo è l'effetto che ho utilizzato all'inizio di questo video. Bene, a questo punto io sloggio da questa posizione, quindi annulliamo lo scenario. Io vado a sloggiare. Perfetto. Abbiamo varie slide, ognuna serve per impostare un singolo angolo. Quindi partiamo dalla prima, abbiamo l'angolo 1, che è quello in alto a sinistra. Questa è l'X per l'angolo 1, vedete che l'immagine si distorce in base allo spostamento di questo angolo. Stessa cosa per le Y. Poi abbiamo l'angolo 2, X e Y, angolo 3 e così via. Abbiamo poi lo stretch sia sulle X che sulle Y, ma per vederlo dobbiamo abilitarlo da qui, quindi abilitiamolo e muoviamo lo stretch delle X. Qui andiamo a tirare l'immagine da una parte all'altra sulle X e sulle Y, quindi l'effetto è molto interessante anche perché abbiamo la possibilità di utilizzare il keyframe. Facciamo un esempio di utilizzo. Ora ripristiniamo l'effetto alle condizioni di default, andiamo a prendere manualmente l'angolo, ecco un esempio di quello che si può fare. Per rendere la cosa ancora più carina possiamo andare a definire una cornice. Ora divertiamoci con il keyframe. Ovviamente possiamo andare ad inserire una clip sotto di questa che sia un titolo, un'immagine, un altro video. Andiamo subito a metterlo. Mettiamo ipoteticamente un keyframe in questo punto e andiamo a riportare l'immagine nella sua posizione. Poi andiamo a mettere un altro keyframe dove andiamo ad annullare la cornice. Andiamo a vedere l'effetto. Non male, vero? Ma possiamo anche invertire la situazione.
Andiamo in Alpha Operation e impostiamo sottrai, mandiamo in play. In questo caso è inutile mettere l'effetto sulla clip della tigre, ma bastava semplicemente una clip di colore che potevamo creare da qua. Ottimo, ottimo! Anche per oggi è tutto, quindi like, iscrizione, campanella, no? Sì? Sì! Rimanete incollati al canale e alla prossima!